Ciao a tutti, amici dei gemelli. Benvenuti se siete nuovi e bentornati se mi seguite da un po'. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami, gemelli, tendenze energetiche e affettive per la prima metà di ottobre 2022. Vediamo un po', gemelli. Ok, abbiamo la carta dell'imperatrice, direi che è un'ottima carta per iniziare la lettura. L'imperatrice parla sempre di abbondanza, parla di crescita, di prosperità, parla anche di maternità, quindi per qualcuno o è una situazione che riguarda magari la madre, la propria madre intendo, o magari il fatto di essere o diventare madre. Andiamo a vedere con l'I Ching dell'amore. Qua mi sono cadute tutte le carte. Il gioco dell'amore. Wow, ma che bello. Allora, qui ci sono due coppie che ballano, che danzano, e parla appunto del gioco dell'amore, quindi andiamo a flirtare, come vi posso dire? Sì, sento che qui nasce o cresce qualche cosa, con questa energia. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io vi ricordo, come sempre, che le letture non sono personali, sono collettive, quindi è facile che non vi risuoni tutto. Prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare proprio nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Per chi volesse poi contattarmi, trova il mio indirizzo email sotto nella descrizione del video. Cominciamo con un 6 di coppe. Wow! Bellissima carta per iniziare. È una carta che potrebbe far riferimento a dei fratelli, a degli amici o comunque a due persone che si sono conosciute già nell'infanzia o che comunque si conoscono da tanto tempo. È una carta che parla di sentimenti puri, di sentimenti genuini, ok? Di quella, diciamo, spensieratezza, se vogliamo, che si ha durante l'infanzia o la prima adolescenza più o meno. Continuiamo poi con un 6 di spade e un cavaliere di coppe. Io credo che qui qualcuno si sia in qualche modo allontanato dalle proprie radici, mi verrebbe da dire, dalla casa magari in cui è cresciuto o appunto da una persona con la quale è cresciuta. Il 6 di spade in realtà è sempre una carta che parla di prendere le distanze dai problemi familiari. O anche magari da qualche tipo di credenza, perché se per caso voi, diciamo i genitori, la famiglia in senso stretto, non ce l'avete più, si parla di qualche tipo di credenza limitante che è stata acquisita proprio durante l'infanzia. E ragazzi, potrebbe il sole. Sì, qui c'è qualche cosa con la maternità, con il fatto, c'è qualche idea che voi avete che da cui dovete prendere distanza, da cui state prendendo distanza. Potrebbe anche essere un prendere una distanza a livello fisico, per qualcuno è proprio uno spostamento fisico. Però avendo un'altra, cioè il sole qui e il cavaliere di coppe qui, ho come l'impressione che qualcuno, perdonatemi per come ve lo sto dicendo, però stia ancora aspettando il principe azzurro, la persona del per tutta la vita. Ovviamente non va a risuonare per tutti. Se per esempio infatti foste già con qualcuno, aveste già una persona, magari avete una relazione duratura da tanto tempo, sento che avreste bisogno, avreste la voglia di fare quel passo successivo, di fare quel salto per far progredire la relazione. E il punto è che qui con questo sole in centro lettura, ragazzi, sento che si fa un po' fatica, eh.
o si fa fatica per quello che riguarda l'idea di avere un bambino, o c'è qualche tipo di problema magari legato ai figli, o se siete voi figli legato alla famiglia. C'è una sorta di espansione che voi vorreste che secondo me non arriva. Andiamo poi avanti con il 3 di spade e in effetti qui c'è una ferita. Il 3 di spade è sempre una carta che parla di un dolore, di una sofferenza del cuore. Qui, guardate, per qualcuno sento che c'è un forte desiderio di diventare madre, ma magari non è la cosa che volete entrambe. O se per caso non avete nessuno, è una cosa che in questo momento non potete avere perché manca questo cavaliere di coppe. Per molte persone questo cavaliere di coppe è una persona del passato ed è una persona probabilmente dalla quale vi siete allontanati o comunque dalla quale c'è stato un allontanamento. Abbiamo poi anche un 4 di spade, la sacerdotessa è un 9 di spade, quindi c'è bisogno, ci sarà bisogno, diciamo verso metà ottobre, di prendersi del tempo per voi stessi, di metabolizzare questo tipo di distacco anche secondo me. Adesso io non so esattamente quale sia la situazione specifica che provocherà il 3 di spade, però qui abbiamo un distacco, abbiamo un allontanamento, abbiamo qualche cosa che non cresce, quindi vi dico, può essere che dobbiate semplicemente metabolizzare questa cosa e darvi un po' di tempo. E difatti abbiamo poi il 4 di spade. Il 4 di spade è una carta che parla di rigenerare le pile fondamentalmente, prendersi un tempo e potrebbe anche essere questa vostra decisione di fare un viaggio o di staccarvi per un periodo da una persona, da una famiglia, da un ambiente, da un gruppo anche se sento che è più da una persona sola. Per riuscire a trovare la vostra verità, la carta della sacerdotessa vi invita a seguire l'intuito fondamentalmente. Fate attenzione perché abbiamo comunque un 9 di spade e il 9 di spade parla di quello che sono i pensieri, le preoccupazioni e le ansie, ma sono del passato, cioè sono cose che a metà ottobre non esisteranno già più, non ci saranno più, non ci sarà più motivo reale di quest'ansia, di queste preoccupazioni, ma voi avrete ancora la testa lì. Ora vi dico, l'energia va dove voi avete il focus. Se continuate a focalizzare su cose negative, lamentele, preoccupazioni, diciamo che è quel tipo di vibrazione che voi emanate all'universo ed è quel tipo di vibrazione che voi attirate. Quindi attirerete altre cose di cui preoccuparvi, di cui ok? Perché quello che pensiamo oggi crea la realtà del futuro. C'è una sorta di spazio-tempo, diciamo, perché quello che voi pensiate si manifesti, però alla fine poi si manifesta. La cosa dove voi mettete il focus si manifesta, nel bene e nel male. Andiamo a vedere per i single, andiamo a vedere cosa riesco a dirvi di più. Ok, allora partiamo con un re di bastoni, un altro cavaliere di coppe, un altro 6 di spade. Qui è una persona, proprio una persona che avete conosciuto da tempo, magari potrebbe essere un amico, un'amica, non necessariamente romantico, anche se poi qua si vorrebbe, secondo me, fare quel passo in più, perlomeno da parte vostra, questo è quello che sento. Però c'è, guardate, è incredibile come le carte siano incrociate. Sento che c'è bisogno di un distacco, qualcuno vorrebbe staccarsi da una persona, ehm, probabilmente molti di voi hanno anche appena conosciuto una persona, abbiamo un re di bastoni, che però è al contrario, è quasi come se fosse una conoscenza che parte un po' lenta, parte un po'. È come se all'inizio di questa conoscenza non fossero bene chiare le intenzioni, fino a quando non arriva quella chiacchierata, quell'offerta, quella proposta che secondo me vi dà anche un po' la voglia di scappare. Probabilmente perché in linea di massima, visto che questa era la lettura in generale, state ancora metabolizzando un qualche tipo di rottura. Vi ricordo che questa è la carta del distacco. Abbiamo poi un 8 di spade.
L'otto di spade è un'energia pessimista fondamentalmente, ok? Siete voi che vedete più nero di quello che è. Probabilmente perché c'è questo 3 di spade, qui abbiamo anche un 10. Se il 3 di spade parla di una, come vi posso dire, sofferenza ancora attiva, il 10 di spade ci dice già che andiamo verso la fine della sofferenza, si chiude il ciclo, è una carta numero 10 e difatti vi arriva sotto un 4 di spade, che è la carta della guarigione. Quindi sento che per molte persone single potrebbero conoscere una persona, a meno che non vi sia già capitato di conoscerla o di rivederla, perché per molte persone è una persona vecchia del passato. Se così non fosse, che non è proprio cioè non vi è capitato nessuno di, di reincontrare nessuno che magari risalisse ai tempi dell'infanzia, avendo un 6 di coppe potrebbe essere una persona della vostra famiglia di anime, quindi una persona che avete già conosciuto in passato, in una vita precedente. Mm? Qui sento che siete combattuti, da un lato volete questa proposta, vorreste andare ad un passo successivo, dall'altro probabilmente la persona che vi fa la proposta con la quale chiacchierate non vi convince tanto, ma è un vostro punto di vista. Ricordatevi che l'otto di spade è una carta che fa sempre vedere più nero di quello che è, ok? Abbiamo poi un'altra carta di viaggio, un 3 di bastoni. Qui sento che potrebbe arrivare un viaggio, ragazzi. Potrebbe essere una domenica fuori porta, potrebbe essere una gita sul lago. Arriverà qualche tipo di... Magari quella è la proposta che vi faranno, di passare del tempo insieme. E sento che sarà una cosa positiva per voi, perché appunto poi si arriva al 10 di spade, quindi si chiude questo ciclo di sofferenza. C'è una sorta di spostamento che permette, diciamo, di curare il cuore, c'è uno scambio, c'è un fare un passo, come vi posso dire, che in qualche modo vi aiuta. Non sento che sia una sofferenza secolare, quindi cioè dovuta ad anni in una situazione, è più una cosa del periodo, sinceramente, perché sono comunque arcani minori, ok? Quindi non vi preoccupate, sarà una cosa passeggera. Il consiglio delle carte qui è di essere logici, di essere razionali. Sì, perché con questo re di spade bisogna fare la lista e mettere sul piatto i pro e i contro fondamentalmente. C'è un re di spade, si parla di tagliare qualche cosa che non serve più per poter andare verso l'imperatrice, per poter prosperare. Poi comunque vi dico, so che molte persone magari, soprattutto se siete stati feriti più e più volte, è dura rimettersi in gioco, però guardate il gioco dell'amore, prendetelo esattamente come un gioco, cercate di divertirvi, non partite subito con l'idea del è l'uomo, è la donna che mi renderà felice per tutta la vita. Godetevi, vivetela in modo zen, il qui e ora. Io con questa persona ora sto bene, sto passando un buon momento, mi sto divertendo, mi sento a mio agio, mi sento rispettato o rispettata, mi sento apprezzato o apprezzata. Al di là di quello che poi potrebbe essere domani, dopodomani, tra una settimana, tra un anno. Valutate la persona nel momento del qui e ora. Ok, andiamo a vedere per le persone che sono in una relazione come andrà questa prima parte di ottobre. Il tipo di relazione non importa, nel senso che sia una relazione, diciamo, stabile, una relazione clandestina, una relazione a distanza, non importa, il fatto è che c'è una relazione e io andrò a vedere i movimenti energetici di questa relazione, cioè vostri nei confronti di questa relazione, diciamo così. Allora, abbiamo un fante di bastoni, abbiamo la carta della morte, un matto al contrario, un 8 di pentacoli, abbiamo un 9 di coppe. Interessante perché qui sento che si sta tagliando o si va tagliando qualche tipo di atteggiamento, qualche tipo di comportamento o persona, perché potrebbe anche esserci qualche persona intorno a voi o intorno alla vostra coppia, o magari è proprio la vostra persona di interesse con la quale c'è bisogno di fare alcuni tagli, c'è bisogno di mettere le cose in chiaro, c'è bisogno di ricominciare ehm,
nuovamente in alcune dinamiche. Il punto è che voi non vi fidate più. Non vi fidate più di quello che vi dice. Abbiamo poi anche un 8 di pentacoli, quindi qui potrebbe essere che sia un po' più complicata la situazione perché c'è qualche cosa nella quotidianità che vi impedisce probabilmente di fluire sereni, anche se poi ragazzi io vedo 9 di coppe, cioè a giudicare dalle stese 1, 2, 3, la vostra è quella che per adesso, fatemi vedere l'ultima carta per piacere e grazie. Abbiamo il 4 di coppe, ruota della fortuna e il 7 di bastoni. Quindi voglio dire, alla fine si va verso quello che è il sogno compiuto, ok? C'è un appagamento, si arriva a quello che è un compimento. Io credo che sia qui il 4 di spade che vi faccia arrivare a questa sorta di appagamento e di compimento. Avere la regina di bastoni al contrario mi dice che forse, ecco, dovete giocare un pochettino di più all'interno della coppia, non essere sempre così, come vi posso dire, gravi, così seri. Mm? Divertitevi un po' di più. C'è qualche cosa qua che appesantisce ed è qualche cosa che riguarda la quotidianità, ragazzi. Potrebbe essere il lavoro, potrebbe essere la gestione. Chissà perché mi parlano di asilo nido. E io ve lo dico, poi magari a qualcuno risuona, a qualcuno no. Diciamo che fondamentalmente le carte vi dicono sostanzialmente di non fare nulla, eh. Cioè, qui avete, sì, è vero, anche un 8 di spade, hanno i single e c'è questa sorta di 4 di spade di momento di recupero delle forze, però fondamentalmente vi verrà data quell'occasione in più. E infatti, guardate, arriva la ruota della fortuna, ok? E poi abbiamo un 7 di bastoni che è un po' come se vi dicesse non vi perdete per strada, non vi fate condizionare, siete in una posizione di vantaggio e quindi tenete duro fondamentalmente, una cosa per lo stile, sento, ok? Bene, andiamo a vedere con gli oracoli che cos'altro vi dicono. Scrivetemi poi nei commenti se così avete più informazioni, se insomma questa non è cambiata moltissimo, fondamentalmente ho tolto i mini tarocchi qui e ho aggiunto delle carte tra per i single e per chi è in coppia, però ci tengo a sapere la vostra opinione e come vi trovate. Tenete anche presente che essendo una lettura nuova ci mettiamo un po' tutti quanti, io a entrare nel leggerla e voi nell'ascoltarla. Allora, qui abbiamo una carta di non abbastanza e mi parla di qualcuno che è frustrato in una relazione. C'è un autosabotaggio e qui abbiamo l'otto di spade e parla di gelosia e qui lo vedrei con questo 3 di spade e di questioni legate all'ego. Mm? Sì, qui sì. Allora, secondo me questa imperatrice in questa lettura è da intendere come... Vabbè, prendo solo la prima carta che tanto la linea generale riguarda tutte e due le altre due. Ehm, Qui c'è qualche tipo di attitudine, pensiero o non so, è come se aveste preso qualche cosa da vostra madre o aveste visto in casa qualche tipo di comportamento dal quale avete bisogno di staccarvi, perché questo secondo me condiziona quello che è il gioco dell'amore, sia che siate single sia che siate in coppia, perché qua, ripeto, le persone che sono in coppia hanno bisogno di ritrovare un po' quella dinamicità, quella, come vi posso dire, quello sprint, quella vivacità, c'è bisogno di una rinascita, anche se sento che molte persone avranno questo, diciamo, taglio con il passato per andare verso qualche cosa di migliore. Si termina poi con la ruota della fortuna. Qui avete la sacerdotessa che è una carta di forte introspezione e canalizzazione anche, quindi la sacerdotessa è colei che sa. Quindi voi nel vostro profondo sapete che cos'è la cosa migliore da fare.
Però comunque ecco, c'è bisogno di un po' più di leggerezza in questa prima parte di ottobre. Andiamo a vedere un ultimo messaggio con un ultimo messaggio dell'universo con questi oracoli. Wow, ecco, ecco, ecco. Vedete la gioia, la voglia anche di giocare, mi verrebbe da dire, è l'ultimo creatore, nel senso che è il primo creatore, nel senso che ehm, bisogna, come vi posso dire, creare dal cuore. In effetti, quando si crea qualcosa, quando c'è un progetto che nasce, l'imperatrice parla anche di gravidanza, no? O di un progetto che è in gestazione. Però comunque la gravidanza in sé nasce da un atto di amore. mm? Quindi il concepimento di un bambino nasce da un atto di amore. Wow, ma che bel messaggio finale. Amici dei gemelli, fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuta la lettura, comunque potete mettere un like, potete iscrivervi, condividere, commentare, ripeto, lasciare una donazione. Ogni tipo di supporto per me è importante. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio forte e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao.